È un grandissimo giocatore, io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita. Noi siamo mega sportivi. Sì, allora. Presidente, una lei è grande... laziale, vero? No, Presidente. sono per il calcio, Presidente. Ecco, bene, mi dica. Ecco. Allora, per quanto riguarda invece la partita del Roma-Napoli, Sì? ho visto una grande tensione in campo, forse Attenzione? Tensione. Attenzione. Ma io mi sono meravigliato perché noi i nostri non li abbiamo eccitati. Gli abbiamo detto di stare calmi e quando vogliono stare calmi ci stanno, perché avete visto a Milano erano calmissimi, no? E invece qui con Napoli hanno trovato una verve insospettabile, mi sembra, i giallorossi. Hanno reagito perché si sono resi conto che a Milano loro non ci sono andati, perché io non li ho visti. Il sorriso di Viola torna a farsi presidenziale. La sua Roma assorge dalle ceneri di San Siro e per poco non fa la festa al Napoli, apparso in verità sottotono e poco determinato. La partita non è stata bella, molti falli, interventi duri su entrambi i fronti, troppi conti personali da risolvere con l'arbitro Magni al centro di una partita infuocata, non sempre in grado di controllare la situazione. L'intervento dell'arbitro un po' tardivo, lei che pensa dell'arbitraggio di Magni? Arbitro tardivi, arrivati in ritardo? Sì, nel senso su alcuni interventi in interpretazione del match. No, io non li giudico mai, anche perché non sono all'altezza, anzi, siccome sono troppo all'altezza, io capisco la difficoltà dell'uomo che va in campo fra due contendenti con quella tensione che avevano. Già dall'inizio la Roma tiene banco con manovre semplici ma efficaci. E complice un Napoli distratto, i giallorossi vanno in gol con Comi, libero di ruolo e di fatto, che da pochi passi batte Giuliani con la difesa partenopea ferma e rampante come i cavallini della giostra. La Roma ha anche la possibilità di chiudere subito il match, ma prima Giannini e poi Rizzitelli falliscono due grandi occasioni. La Roma è davvero padrona del campo, Radice affida Maradona a Stefano Pellegrini senza alcun rimpianto e Manfredoni è sempre con successo sulle tracce di Careca. In verità i sudamericani del Napoli sono comunque lontani dalla forma migliore. In compenso c'è Ferrara a tener desta la difesa romanista. Nel frattempo non scema la tensione in campo, persino Maradona dà il suo contributo alla causa napoletana. E il Flaminio si trasforma in un enorme ring, suscitando perplessità anche nel parterre ricco di personaggi. Questo Maradona è un po' lontano dal suo standard abituale, no? Beh, non è che sia lontano, è che la Roma nel primo tempo ha giocato molto bene, molto di forza, concentratissima. Radice ha fatto una squadra corta e giustamente merita di vincere nel primo tempo, diciamo. Nella ripresa torna un po' la calma, la Roma ci riprova con Di Mauro e nel frattempo Bigon schiera Fusi libero e De Napoli centrale, con l'innesto di Massimo Mauro entrato al posto di Crippa sulla fascia destra. E Napoli sembra così un po' più equilibrato e al decimo trova con Baroni un calcio di rigore grazie ad un fallo tanto netto quanto inutile. Maradona, oggi un po' in ombra, trasforma sulla sinistra del portiere alla sua maniera, allontanando così i fantasmi dello Sporting di Lisbona. La partita praticamente finisce qui. La Roma si trova a dividere la posta con un'avversaria che sul piano del gioco non ha certo meritato, ma il calcio è bello anche per questo, e poco è mancato che Careca non segnasse a pochi minuti dal termine. Quasi allo scadere Feller si fa poi espellere per doppia ammonizione, mentre Baroni e Manfredonia abbandonano il campo in barella per entrambi alcuni punti di suture alla testa. Mauro, scusi, lei è Peones o Caballero? Nel senso, mi spiego, lei è titolato, è campione del mondo? No, assolutamente. Lei ha vinto qualche Coppa Europea, Coppa UEFA, Coppa del Mondo? Per adesso niente, però ho la fortuna di stare insieme in mezzo a grandi campioni. Ecco, allora cosa ci fa vestito così in una partita così importante? Perché se non è campione del mondo nessuno può giocare, sembra lì. 15 nazionali. Ma non si sa, siamo
Gli operai noi. Ecco, buon lavoro allora. E proprio lui, Marco Baroni, fiorentino, 26 anni, in altalena continua tra A e B, stopper naturale e all'occorrenza libero, operaio tra tanti campioni, è stato stella di prima grandezza. Trapattoni annuncia Morello al fianco di Klinsmann e lancia la sfida a Maradona. Non sono Catenacciaro e replica a Diego con i fatti. Offre 2 punte e un Breme pronto a pungere sulla fascia sinistra, ma poi si scopre che Morello assume ben altra posizione in campo, attirando nella sua sfera d'azione Fusi. Il centrocampo si infoltisce e ne viene fuori un po' di caos, con gli interisti Matteus e Mattioli alternativamente marcati da Crippa e Corradini, e con Berti portato a spasso dal tenace e veloce Alemao. Soffre il ritmo il nazionale, ma sa trovare il momento giusto anche per filare verso rete. Giuliani lo ferma. E per Longhi va tutto bene, anche per Giuliani naturalmente. Pochi gli spazi liberi per uomini come Carnevale e Careca, pericolosi sempre, anche se il brasiliano non ha ancora la potenza e lo scatto dei giorni migliori. Sale invece di giri Maradona e su di lui Mandolini gioca come può, rimediando anche il cartellino giallo. Sembra uno 0-0 sempre più concreto e perciò quando Crippa viene atterrato al limite dell'area si vorrebbe addirittura il rigore che non c'è. Ma Crippa aveva profetizzato così. 2-0, Careca Maradona. In attesa che la premonizione si verifichi, l'intervallo offre giudizi ed altre previsioni. Presidente Pellegrini, allora dopo 45 minuti facciamo rapidamente un bilancio. Tedeschi dell'Inter buoni, gli stranieri del Napoli? Ma direi abbastanza bene, a me sono piaciuti tutti gli stranieri come sono piaciuti tutti i giocatori. Klinsmann, Breme e Matteo hanno giocato un'ottima gara. Mi pare che anche gli stranieri del Napoli, ma ho visto un buon Maradona, si è dato molto da fare. A me è piaciuto. Malgioglio sostituisce Zenga, che è successo? Visto che si è fatto male al 45esimo. Non so, penso sia fatto uno stiramento, non sono sicuro però. Senza Zenga l'Inter si sente meno sicura ed allora Trapattoni manda in campo un autentico centrocampista, Cucchi, per il mimetizzato Morello. Sembra quasi che i nerazzurri possano arrivare con più facilità al bersaglio e guarda un po' proprio con i centrocampisti, dal momento che su Klinsmann fa grandissima figura Ciro Ferrara. Il Napoli risponde con i suoi stranieri e tra calcio tedesco e sudamericano si apre una sfida nella sfida. Slalom di Careca, cui risponde il biondo vichingo alla sua maniera. Chi si aspetta che Bigon mandi nella mischia Mauro per dare più respiro alla manovra azzurra con apertura sulla fascia viene accontentato. Dentro lui, fuori Corradini, per la verità sempre bravo. E arriva il gol. Tutto sudamericano, con Maradona che gorgheggia, Alemao che fa il direttore d'orchestra e Careca con l'acuto finale. La platea nerazzurra non applaude, anzi protesta. Non è la marcia della Ida, ma quasi. È l'1-0 che dà altro sprint all'Inter alla ricerca immediata del pari. C'è forse troppa foga e allora Longhi è costretto a tirar fuori cartellini di tutti i colori, gialli ed anche rossi. Il 2-0 non dipende dalla superiorità numerica perché sono passati appena 50 secondi quando Alemao va a costruire il gol numero 2 che Maradona offre in confezione regalo ai suoi fans. Ho visto un po' di nervosismo in campo però anche in squadra, dentro la squadra. Ma sai, alla fine quando prendi un gol così un po' di nervosismo viene. Adesso voglio vedere perché loro dicono che Matteoli tenesse in gioco, però Matteoli non è che veniva dalla linea di porta e veniva su e dal discatto dell'ore andava in giù, hai capito? Magari lavoro per la Moviola allora, sì. Sia per il rigore che per il gol. Senti, ma può capitare questo doppio passo falso dell'Inter dopo la Sampdoria sconfitta con Napoli? Sempre in trasferta? Può capitare, sono con due grosse squadre, come la Sampdoria e col Napoli può capitare. Posso dire che con la Sampdoria abbiamo meritato di perdere, oggi forse no. Torrente ferma inesorabilmente Diego Armando Maradona, ma l'argentino decide comunque il pareggio calciando sulla destra di Gregori un rigore per fallo di mano di Caricola, visto da pochi, Lobello compreso, ma non sfuggito al guardalinee. Fallo volontario, così si decide, e il Napoli costruisce qui un pareggio molto stretto per il Genoa e accolto dai partenopei con gratitudine e voti di ringraziamento, vista altresì l'inferiorità numerica del secondo tempo
considerata la giusta espulsione di Alemão per fallo di reazione su Aguilera allo scadere del primo. La partita. Il Napoli inizia piuttosto bene, anche perché il Genoa si guarda attorno con prudenza ed è bravo e attento Gregori su Crippa e Carnevale. Poi ecco Paz, bravissimo oggi, con Fontolan per Fiorin e con Giuliani ben piazzato. Alla mezz'ora il Genoa va in vantaggio, è il solito duo Aguilera-Fontolan, con conclusione di quest'ultimo, perfetta. Il Napoli reagisce, o perlomeno ci prova, su punizione, ma Gregori blocca il colpo di testa di Baroni. Quindi è bravo Giuliani su quest'altra punizione di Paz. Intanto Fontolan si distingue per i suoi interventi difensivi. Il tempo si conclude con qualche tentativo del Napoli di pareggiare le sorti, il migliore su colpo di testa di Ferrara. Si ricomincia, 10 contro 11, il Napoli, pur senza Alemão, prova a spingere e si scopre. Così Aguilera manda a lato di un soffio una splendida azione Fontolan-Fiorin. Potrebbe raddoppiare il Genoa, è l'8º, ma lo spigolo della traversa si oppone a questo colpo da maestro di Ruben Paz. Ancora il Genoa, e questa volta è Fiorin in contropiede a mandare a lato di poco. Poi lo rivediamo, il fallo di Caricola e il rigore di Maradona. È il 15° del secondo tempo. Sull'1-1 le due squadre cercano di non rischiare e in effetti l'ultima mezz'ora non esiste proprio. Il rigore dunque a dare il pareggio al Napoli e allora sentiamo il protagonista dell'episodio, Nicola Caricola, al microfono di Piero Oneto. Sì, da parte mia c'è stata l'involontarietà, però onestamente devo dire che la palla ha picchiato sul braccio, quindi il fallo di mano c'era, ecco. Capri, che è l'isola dell'amore, vuole attraverso quest'opera del maestro Walter Pugni, che simboleggia appunto l'amore, dare a te questo dono per il tuo matrimonio e naturalmente darlo come simboleggia l'opera, con tutto l'amore che i tifosi di Capri hanno per te giocatore, per te campione, per te uomo. Io ringrazio tantissimo in nome di mia moglie, di Claudia, delle mie due bimbe, perché veramente è bellissimo. Calorose strette di mano, doni, auguri e felicità, tanta felicità. A Diego come a Claudia partecipa anche la curva B. Cuore trafitto, si vede, quindi amore, come l'opera donatagli dagli sportivi capresi, con l'augurio che Maradona voglia ricambiare amore a loro, alla città e perché no, alla società che in fondo in passato gli ha perdonato tanto. Ma Antonio Pietro Paolo Virdis, da Sassari, centravanti con l'hobby del gol, 353 reti nella sua carriera, non è d'accordo e sembra rovinargli sul nascere la festa, a lui e all'imbattuto e rabberciato Napoli, cui il fiato dell'Inter fa davvero paura. Un gol che raggela tutti, anche Bigon, costretto quasi a schierare una formazione tatticamente disposta con la novità della zona mista e con Biliardi che affanna sull'anziano ex attaccante del Milan. Le due punte pugliesi si chiamano Virdis e Pasculli. A Mazzone manca Barbas e lo squalificato Benedetti. Al Napoli mezzo plotone, da Alemão a Careca, ma anche Renica e Francini. E la squadra si trasforma. Alla maniera del camaleonte, con la maglia di centravanti c'è Mauro, che non gioca però in coppia con Carnevale. Il libero è alternativamente Fusi o Baroni. Il vero regista Maradona, anche se si spinge 10 metri più avanti e subisce la guardia arcigna ma valida di Garzia. Occorrono 22 minuti per vedere un Napoli più lucido e per applaudire la combinazione nitida a rete ispirata dal solito Maradona, che mette in azione Fusi e gli consente di sorprendere Terraneo. Alla sua maniera applaude anche un cane. Il pareggio non avvilisce la squadra pugliese, ma gli azzurri sanno rispondere a dovere e al tiro non invitano soltanto Carnevale, ma a turno anche centrocampisti e difensori. Carnevale, quando fa gol, ne fa 2 alla volta ed ama preannunciarsi come i nobili di un tempo. Al 28° si presenta così e perciò 5 minuti dopo il centro è quasi prevedibile. Non se lo aspettano però Terraneo e forse neanche i molti leccesi, fermatisi perché a terra in area cadono in 2. A questo punto il Napoli cambia tattica, amministra il vantaggio e va al riposo certo di avere vinto la partita. E invece i primi minuti sono fatali a Maradona, così come lo erano stati ad inizio di partita.
perché un ventenne, questa volta in contrapposizione all'anziano compagno con 32 primavere sul groppone, cioè Virdis, va a bersaglio e potrebbe essere la sua vera gloria, perché ha realizzato 5 gol in 4 campionati e questo vale veramente tanto, se non ci fosse il sospetto del fuorigioco. Soddisfatto lui, un po' meno gli azzurri e i 60.000 del San Paolo naturalmente, e da quel momento il Napoli soffre e preme alla ricerca della rete decisiva. Bigon azzecca la carta buona perché ritira un difensore, Biliardi, e manda in campo Trottolino Zola, mentre Carnevale continua ad essere pericoloso, dimostrando di non soffrire troppo la marcatura dell'ex azzurro marino e di non essere neanche tanto stanco. Dicevamo prima che Andrea Carnevale ama preannunciarsi, lo fa a tempo scaduto con questa azione che meriterebbe il penalty. Chissà, forse sì, forse no, vedremo meglio. Come vedremo meglio il gol del 3-2 che ancora Maradona invita a sottoscrivere, ma diamo a Cesare quello che è di Cesare, perché c'è anche lo zampino di Zola. Protestano i lecesi, protesta Mazzone negli spogliatoi. Una squadra provinciale deve avere anche questa forza di sopportazione, questa tenacia. Tutto questo ci deve dare sempre una forza così in prospettiva. Che ti ha detto Luca, il grande malato? Niente, mi ha fatto gli auguri per il matrimonio. Per quanto riguarda la partita invece? No, che vinca il migliore, no? Ultimo della fila della Sampdoria. Le paure della vigilia sono svanite? Stai tutto a posto, ok? Credo di sì. Il riscaldamento è andato bene? Sì, Come mai allora questo annuncio quasi trepidante del tuo eventuale forfait? No, c'era questa possibilità, visto che le mie condizioni ieri non erano ottimali, quindi c'era la possibilità che mister non mi facesse giocare. Poi invece pare che vada tutto bene, speriamo. A che percentuale stai di forma? Ma non lo so, vediamo quello che mi permette anche Ciro Ferrara, perché molto dipende anche da lui. Ecco, chiederemo a Ciro allora. Ok, ciao. Lo fa per scaramanzia, lo fa senz'altro per... Attenzione, guarda, Torino è sempre lo fa per scaramanzia, senz'altro. Ecco, sta bene, sta molto bene. Tu sai qual è la gamba malata? No, non lo so, ma d'altronde... Lo scoprirai in campo. Sì. Ciao. Nel ventre del San Paolo spira aria di pace, Cremona è dimenticata. Vengono annunciate e smentite le presenze dei bomber che dovrebbero assicurare lo spettacolo. Poi Vialli e Careca decidono per il sì e in verità fanno male perché non insaporiscono con la loro presenza la salsa che le due squadre scodellano nel catino di fuorigrotta. Proprio i due centravanti e Maradona, i più talentati, saranno gli uomini maggiormente in ombra, in uno scontro che promette subito emozioni per via di un possibile autogol di Cerezo sventato con balzo felino dal lunghissimo Pagliuca. In panchina uomini come Renica e Katanec che nelle rispettive formazioni offrono di solito molto allo sviluppo del gioco in fase di impostazione. Nel ruolo di libero il Napoli propone Baroni, affidando Cerezo, che si dimostrerà il migliore in campo, alla guardia di Fusi, ex Doriano ma oggi non proprio felicissimo nelle interdizioni sul brasiliano. A sostegno di Cerezo, Boskov affianca Salzano, travestito da terzino di fascia, ma in realtà pedina di centrocampo e presente anche in fase di conclusione. La prima vera azione verticalizzata trova preciso all'incursione in area Crippa. L'unica soluzione per fermarlo è ricorrere al fallo, cosa che Pagliuca fa e che Maradona sfrutta a dovere, mettendo a segno il 6° gol del campionato, il terzo dagli 11 metri. La reazione non può mancare, anche se gli 11 in azzurro si fregano le mani pensando al premio doppio assicurato dal presidente Ferlaino in caso di vittoria. Giuliani difende bene il vantaggio, esibendosi in interventi tempestivi. Pagliuca lo imita quando il Napoli potrebbe raddoppiare. Per la verità sono proprio i portieri ad esaltarsi in gara fra loro per la palma del migliore. Quanto a quella del peggiore, si candida autorevolmente Mancini, allorché raccoglie soltanto fischi dopo questo tiraccio. Non è un Napoli proprio pimpante, neppure nella ripresa, almeno non quanto il suo allenatore, Albertino Bigon. Quanto alla Samp, l'immissione di Katanec, che rileva Lombardo, rafforza il centrocampo con il vantaggio di una maggiore spinta, e questo mentre Carnevale perde l'autobus del raddoppio, allorché Maradona e Careca gliene offrono l'opportunità. Salzano continua ad impensierire, Mancini e Vialli proprio no, anzi a preoccupare, e non soltanto Boskov.
Il gol del pareggio ad opera di quel volpone di Dossena accomoda tutto e dà la giusta dimensione al risultato, almeno fino a quel momento. In altre partite Careca o Carnevale o Maradona avrebbero inventato qualcosa come fecero contro la Fiorentina oppure il Lecce, ma il primo denuncia per intero l'inattività di 22 giorni, il secondo soffre la guardia attenta di Mannini e il terzo sembra assopito o col pensiero rivolto già al Brema, in arrivo sul binario internazionale, mentre i tedeschi lo filmano da ogni angolazione e l'allenatore Rehagel disegna schemi sul suo taccuino. A questo punto la Samp diventa proprio pericolosa e va a sfiorare il raddoppio in almeno un paio di occasioni. Né la sostituzione di Careca cambia molto perché Mauro non risolve granché e quando Corradini sostituisce Fusi per infortunio saltano anche quei deboli meccanismi esistenti a centrocampo. Insomma, il pareggio premia più il Napoli che la Sampdoria di Boscov, decisa a dire ancora la sua parola nel discorso scudetto. Bigone esce dalla morsa dei giornalisti, questo Napoli è primo, 3 punti, guadagna in classifica, però perde nel gioco. E nel morale invece come sta? Nel morale stiamo abbastanza bene, potrei rifarmi al gioco del primo tempo che è stato più che accettabile, dove noi siamo riusciti a ottenere il vantaggio e mantenere il predominio dell'operazione centrocampo, predominio che nel secondo tempo è passato nelle mani della Sampdoria, che ha giocato uno splendido secondo tempo e ha meritato ampiamente il pari. Abbiamo giocato una grande partita e l'hanno vista tutti, insomma non ci sono discussioni, potevamo e dovevamo vincere, questo è il calcio, però insomma noi siamo soddisfatti per quello che siamo riusciti a dare. Beh, guarda, nel primo tempo è stato tutto nostro, nel secondo tempo è stato loro, quindi direi che un pareggio va bene a tutte e due. Al di là dei meriti del Napoli, ci è sembrato che nel secondo tempo questo Napoli, non dico rinunciatario, ma abbastanza troppo cauto per quanto riguarda l'amministrazione del vantaggio per 1-0. Ma diciamo che è stata la Juventus che ci ha schiacciato. In primo tempo siamo riusciti a tenere palla e uscire elegantemente e a controbattere tutte le azioni. Nel secondo tempo la veemenza degli attacchi della Juventus ha impedito questo, almeno fino al momento in cui loro hanno raggiunto il pari. Bilancio di Zoffa come allenatore a questo punto della stagione? Ma a questo punto mi sembra buono, ecco, anche se posso recriminare su qualche punto lasciato per strada, ma io sono fiducioso di recuperarlo in futuro. I primi 20 minuti di gara mettono in mostra un Napoli più autoritario a centrocampo e più dinamico negli smarcamenti. Il gol segnato da Crippa non è casuale, perché in avvio l'ex Granata sfrutta i varchi aperti da Careca e Carnevale e costringe Marocchi ad un duro lavoro di tamponamento. Anche Corradini, abbandonando il controllo di Zavarov, si offre come uomo in più al gioco di impostazione. Incassato il gol partenopeo, la Juventus si riprende lentamente, ma con una determinazione che mai si era vista in questa misura nelle occasioni precedenti. Schillaci è controllato in modo impeccabile da Ferrara e solo a sprazzi può tentare la via della rete. Gradualmente Marocchi a destra nella zona di Crippa e De Agostini a sinistra nella zona di De Napoli scavano brecce laterali nella retroguardia avversaria. Giuliani comincia la sua straordinaria domenica da paratutto. Il Napoli ha troppe assenze e troppi acciacchi per organizzare un gioco di rimessa assiduo e mentre la difesa contiene efficacemente gli avanti bianconeri, replica così con Maradona. Un Alenikov ritrovato rispetto a mercoledì guida il forcing della Juventus, che soltanto sul finire del primo tempo scopre uno Zavarov smanioso di entrare in partita. Dopo questo episodio che costringe Barros ad abbandonare il campo, ascoltiamo l'opinione di Preben Elkier dai microfoni della TV danese. Senti, per quanto riguarda la Juventus dei due tempi, che differenza trovi quando giocavi te? C'erano altri uomini, ma come gioco, come la vedi? Sì, ma io vedo che Juventus non ho ancora trovato un gioco per me. Stanno facendo fatica a fare qualcosa di buono, non arriva fino in fondo, il cross non arriva, non c'è nessuno per fare colpo di testa quando arriva il cross. Per capitalizzare il gioco in acrobazia, Zoff schiera in avvio di ripresa Casiraghi al posto di Barros, mentre il forcing della Juventus diventa incessante assedio. Ora Zavarov si esprime al massimo e costringe Giuliani a fare altrettanto. Il Napoli non trova in Maradona, Careca e Carnevale, arginati da Galia, Bruno e da un convincente Bonetti, gli sbocchi necessari per rifiatare.
Eccezionale il colpo di Reni con il quale Giuliani si oppone alla traiettoria velenosa di Alejnikov, meritando i complimenti di Schillaci. La porta del Napoli, che stringe i denti e si batte con furore, sembra stregata quando su assist di Casiraghi Zavarov si trova tu per tu con Giuliani, salvato da Corradini. Sull'unica incertezza del portiere partenopeo, la Juventus ottiene un pareggio inseguito vigorosamente per un'ora. Lo segna Bonetti, che sembra voler chiamare a raccolta tutti quanti non lo hanno apprezzato nella prima parte della stagione. Con questo tiro di Schillaci e con l'espulsione di Bonetti si chiude la partita. Juventus 1, Napoli 1. Allora Marò, che differenza c'è tra la Juventus e Napoli oltre i 4 punti di classifica? Ma i 4 punti vogliono dire che un po' di differenza c'è. E purtroppo noi non riusciamo a capire il perché non vinciamo queste partite che strameritiamo. È già successo un po' di volte, oggi sembrava addirittura che dovessimo perdere una partita a senso unico e quindi non so la differenza. Loro si sono aggrappati a 1000 cose, scivolate, un po' di tutto, stratonavano, protestavano, in qualche modo hanno portato via un punto dal Comunale e questa rabbia che penso sia la forza del Napoli, che contraddistingue questa squadra, che forse non gioca bene ma fa punti, è molto essenziale. Crippa a Torino trova orgogli, non dico sopiti, ma insomma qui ho visto un Crippa in grande forma, un Crippa diverso anche tatticamente mi sembra. Ma direi che mi sono trovato subito molto bene nel confronto con Marocchi, avevo spazio e mi inserivo molto bene in contropiede, poi è venuto anche il gol e direi che la soddisfazione è doppia. Senti, ho visto che ti sei spruzzato un po' di profumo alla fine prima di uscire. Cos'è, una cena con Bigon? No, stasera vado a cena con i miei amici e basta. Di Torino? No, di Milano, adesso torno a casa. Allora, Zola con la maglia numero 10, non è più la maglia di Maradona, è la maglia di Zola, È una cosa esagerata? No, è esageratissimo, assolutamente. È già per me un grosso onore aver sostituito momentaneamente Diego in questa partita importante. Spero al più presto, per il bene del Napoli, per il bene del calcio in generale, che Diego si riprenda, perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di lui. E quindi ci auguriamo che torni al più presto con noi. Zenga, Zinetti, Zoratti sono gli ultimi nomi dell'elenco incluso nell'almanacco del calcio italiano. Gianfranco Zola, 23enne, sardo, fino ad un anno fa centrocampista della Torres, squadra di C1, non compare. A Moggi è costato 450 milioni, più altrettanti per il riscatto, e fu il primo acquisto del Napoli 89-90. Di lui si disse solo che era meno alto di Maradona, 1 centimetro, ma che del campione argentino aveva quasi le stesse caratteristiche tecniche. Oggi non ha fatto rimpiangere il grande Diego, fermato ancora dal mal di schiena in panchina e privo di allenamento da 2 settimane. Ha giocato molto bene, segnato un gol, colpito una traversa e raccolto ovazioni almeno pari a quelle che riscuoteva il grande Emilio Maradona. Mondonico agisce secondo la sua logica: senza Carnevale Alemao, senza Maradona, il Napoli andava compresso, attaccato, ed allora toglie un difensore pur di incrementare la spinta offensiva. Il Napoli risponde con la grinta tutta italiana espressa all'inizio di campionato e con l'unico straniero, Careca, prontissimo al contropiede, offre un nuovo modulo tattico, con Mauro sulla fascia destra e Crippa a sostegno per contrastare Stromberg. De Napoli si sposta al centro, dove trova Bordin, mentre il playmaker è Zola, ciò che permette ogni tanto a qualcuno di sganciarsi in avanti, come fa Crippa, trovando il gol che sblocca il risultato. Saltano i meccanismi di Mondonico, che affida all'estro di Madonna le possibilità di un pari immediato. Pairetto vede e non vede molte cose, forse neppure lo striscione innocuo dei napoletani, riservato ai bergamaschi. Avete solo la nebbia, si legge. Non ci sarà differimento alla disciplinare, altrimenti addio humor e tanti saluti ai benpensanti. Vede Pairetto però il rigore su Ferrara ed è il 2-0 con la firma di Antonio, figlio de Oliveira, in arte Careca.
il quale potrebbe replicare se Ferron, portiere dell'Atalanta, non lo fermasse così platealmente da negare il gol al brasiliano e costringere l'arbitro ad estrarre il cartellino giallo. Anche quando Francini prova ad andare al tiro, solo un miracolo chiamato Nicolini salva la porta atalantina. Signor Ministro, lei che è napoletano, questo 2-0 del Napoli la soddisfa tecnicamente? Poteva essere anche di più, il 3-0 era vicino, ma può darsi che venga dopo. E infatti il profeta De Lorenzo fa 13, azzecca il terzo gol che esalta le qualità del minuscolo centrocampista per il quale i complimenti si sprecano. Dagli altri campi arrivano notizie disastrose, vantaggiose per gli azzurri, che non si scuotono più di tanto quando Pasciullo lascia di sasso Giuliani. Su calcio piazzato ci prova anche Crippa, che Evair manda a gambe levate poco dopo sotto gli occhi di Pairetto, rimediando solo un cartellino giallo. E diventano così sei gli ammoniti: Progna, Ferron, Contratto ed Evair per i bergamaschi, Mauro e Corradini per il Napoli. Bigon sostituisce per motivi anche tattici sul finire Zola e Mauro, grandi protagonisti, per Maradona e Bigliardi. Forse si pensa già a Brema. La sorpresa Maradona. Alla fin fine l'Atalanta si è trovata svantaggiata o avvantaggiata di questa assenza, secondo Mondonico? Ma è sempre un vantaggio giocare contro un Napoli senza Maradona, anche se questo Zola oggi diciamo che non l'ha fatto rimpiangere. Penso che sia il complimento più grande che si possa fare a un ragazzo che si presenta alla grandissima di fronte a questa platea. Però diciamo che abbiamo trovato un Napoli come ce l'aspettavamo. È andata così benissimo, altre volte diciamo determinati episodi gireranno bene per noi, andrà diversamente. Una partita che forse non dimenticherai, eh? Ma sicuramente no, resterà a lungo impresso nella mia memoria, però in un certo qual modo bisognerà sempre pensare al futuro. Il Napoli ha seguito il sorteggio del Pala Eur sul pullman che lo ha portato a Bari. Beh, del Napoli ci è andata bene? Sì, diciamo che ci è andata bene, però oggi si sa, nel calcio nessuna partita è facile. E ai tuoi amici Careca e Alemao com'è andata? Ma Careca e Alemao un po' meglio di Maradona sicuramente, perché forse proprio il girone dell'Argentina è quello un po' più duro, anche quello del Brasile, diciamo. Mondiale e Brema a parte, per il Napoli il giorno più lungo è proprio sul campo del Bari, dove la capolista va molto vicina alla prima sconfitta italiana. La squadra di Bigon, ancora priva di Renica e con fusi libero, viene trafitta impietosamente da Monelli dopo appena 6 minuti, al termine di